Buongiorno. Allora, oggi partiti da San Martin, direzione Astorga. Finalmente il sentiero si è allontanato dalla strada principale, rumorosissima. Tappa media 25 km più o meno. E Astorga dovrebbe essere un po' più carino del solito villaggio di 4 case. Vedremo. Ieri sera alberghe nuovo, molto ben tenuto, comodo, presa USB vicino al letto. Avrebbero avuto anche la piscina ma non avevano pulita, quindi era chiusa. Vabbè. No problem. Cena con menù pellegrino in alberghe, con raduno di vari gruppetti di italiani sparsi che incontriamo tutti i giorni, un po' più avanti, un po' più indietro. È stata una bella cena e niente, partito alle 6:15, siamo già abbastanza avanti e qui c'è una torre dell'acqua. Ieri sera ha piovuto tantissimo e la temperatura è calata tanto, però adesso siamo sempre coperti giusti e niente, si prosegue. Adesso andiamo a cercare un posto da far colazione e a dopo, ciao. Siamo a Hospital de Órbigo e questo è il ponte magnifico e inaspettato sul Rio Órbigo. Tra poco c'è una deviazione, o meglio c'è una scorciatoia in realtà che accorcia di 1,5 km il tracciato, ma dice la guida che è lungo la strada e noiosissima, quindi 1,5 km sono circa 20 minuti. Direi che conviene godersela un pochino di più e fare il giro. Ok, lì dalla mia ombra chiaramente dice di là c'è la strada e il cammino invece è di qua, e infatti le frecce consigliano di girare e noi giriamo. Astorga, cammino, faccino felice, andiamo. Una cosa che ho notato ieri sera all'albergo è che negli scaffali dove si ripongono le scarpe c'erano almeno altre 5 paia di scarpe uguali, identiche alle mie, che è la prima volta che ne vedo così tante assieme, e quindi hanno vinto il premio di scarpa più diffusa, perlomeno ieri sera in quell'albergo lì. Nessuna sponsorizzazione, quindi se volete sapere chiedete. Mi trovo bene, non sono in Gore-Tex, so che c'è molta discussione su Gore-Tex non Gore-Tex. Probabilmente in questo periodo dell'anno vanno meglio più leggere, non in Gore-Tex, più traspiranti. Comunque ognuno si faccia le sue valutazioni, i piedi sono i suoi e deve fare come è abituato e come si trova meglio. Io direi che per ora sono contento. A dopo. Povere piccole lumachine di campagna quando passiamo noi, alti pellegrini. Ciao ragazzi, che tal? Nota nerd. I mezzi della John Deere sono famosissimi per essere molto utilizzati in ambito agricolo, ma anche altrettanto famosi per essere dal punto di vista della manutenzione assolutamente bloccati dalle loro centraline elettroniche, per cui solo la casa madre può farci delle cose sopra, e quindi sono anche più famosi per essere i mezzi più hackerati dal punto di vista software della storia, e i migliori hacker che fanno questa cosa sono ucraini, per esempio.
Questi sono quei posti che da un po' non vedevamo. Punto ristoro a donativo. Questo posto si chiamava la Casa de los Dioses, è gestito da un personaggio alquanto eclettico che si chiama David, che offre, diciamo così, servizi al pellegrino a donativo, anche alloggio all'aperto. Però sei un bel saccapello. Discesone verso San Justo della Vega e al di là della piana la destinazione di oggi, Astorga. Cos'è, una giostra per pellegrini? Ah, hanno tolto il passaggio a livello. Cattedrale di Astorga, cattedrale gotica costruita a partire dall'anno 1400 giù di lì, sulla base di una precedente cattedrale romanica dell'anno 1000. Astorga è sede arcivescovile, quindi di una certa rilevanza nella zona. Siamo comunque in una zona di campagna. Questa città è abbastanza grande per essere questa zona. La chiesa è costruita in stile gotico, ma la costruzione è durata parecchi secoli, per cui poi gli stili e le decorazioni hanno seguito il gusto e i dettami dell'epoca in cui sono state realizzate. Curiosità, nell'annesso museo della cattedrale c'è una piccola croce decorata che, secondo la tradizione, contiene un pezzo di legno proveniente dalla croce di Gesù. E come diceva Fra Guglielmo da Baskerville, ci sono tante di quelle croci con pezzettini di legno della croce originale che Gesù deve essere stato crocifisso su una foresta. Chissà. Invece quello alle mie spalle è il palazzo arcivescovile costruito dal solito Gaudì, che evidentemente in questa zona ha lavorato parecchio. Adesso è un museo con documentazione sul Cammino di Santiago. A domani!